In tantissimi ragazzi già da stamattina mi avete scritto: Erwin, ma l'hai visto l'ultimo match di Mattia Faraoni? Hai visto che ladrata? Hai visto il match è stato rubatissimo all'avversario? Perché non fai un video in cui ci parli del tuo punto di vista su questo match? Ebbene, oggi mi trovo qua per parlare dell'ultimo match di Mattia Faraoni, che ricordiamo essere stato match valido per il titolo mondiale ISCA, di cui attualmente è detentore Mattia Faraoni. Il match non sono riuscito a vedermelo ieri sera in diretta, però me lo sono guardato un paio di volte stamattina prima di registrare appunto questo video. Un paio di volte perché avevo comunque bisogno di vedermelo bene, vederlo diverse volte per non perdermi tutti i dettagli, tutti gli elementi che magari ad una prima vista puoi perderle. Quindi ho deciso di vederlo diverse volte così da avere un quadro della situazione molto meglio strutturato nella mia testa. E dico questo ragazzi perché prima di andarmi a vedere il match completo mi sono guardato come tutti gli highlights su YouTube e mi sono reso conto, guardando i commenti di quel video, che la maggior parte delle persone si è basata su degli highlights per dare un'impressione su questo match. Come molte volte succede, la gente non ha voglia o di pagarsi l'abbonamento o di pagare la pay-per-view per qualche match importante, quindi aspetta il giorno dopo gli highlights ed in base agli highlights loro già dicono: ah, Mattia Faraoni ha preso più botte quindi ha perso, ah, Mattia Faraoni è andato KO quindi ha già perso il match, senza guardare il match appunto completo. Cioè io la trovo assurda sta cosa. Come fai a dare una valutazione guardando solamente gli highlights? Fatemi capire sta cosa. Andatevi a recuperare il match completo, guardatevi il match completo e dopo giudicate, lasciate il commento sotto nei video. Quindi detto ciò vi andrò a parlare, a darvi un po' il mio punto di vista su quello che ho visto in questo match. Cominciamo col dire che è stato un match parecchio caotico, molto difficile da interpretare, quindi mi metto anche nei panni degli arbitri e dei giudici di gara che comunque hanno dovuto segnare i punteggi. È stato veramente molto difficile. Ci sono state tante fasi di combattimento a distanza ravvicinata nella quale si finiva molto spesso in clinch, uno partiva per cercare di fare la sua azione, veniva subito bloccato con un clinch, qualche fase di colpi comunque anche magari scorretti in fase di clinch, e questo da parte di entrambi i fighter, quindi quando si trovavano in difficoltà cercavano a tutti i costi entrambi la presa, il clinch per cercare di uscire da quella situazione magari fastidiosa. Senza però andare troppo nello specifico di tutto quello che è successo, mi sono segnato qua sull'iPad alcune delle situazioni diciamo più importanti in base alle riprese che ci sono state. Nella prima ripresa ragazzi io l'ho data vinta a Mattia Faraoni per il semplice fatto che il volume di colpi è stato maggiore, ha portato sicuramente molti più colpi sia di braccia che di gambe rispetto all'avversario, e oltre al fatto del volume di colpi bisogna anche tenere in considerazione il punto che è stato tolto all'avversario di Faraoni, ovvero in questo caso Hurduk, dopo la fase di clinch nella quale l'ha buttato per terra. Cioè è stato un gesto veramente brutto nel quale Mattia Faraoni ha rischiato anche di strapparsi comunque il muscolo di una gamba. Abbiamo visto che dopo questa azione molto scorretta da parte dell'avversario, diciamo che ha segnato un po' tutto quello che è successo nelle riprese successive, dato che si vedeva chiaramente ragazzi che aveva un problema alla gamba, non riusciva più ad avere lo stesso appoggio, non riusciva più a gestire le distanze o magari certe dinamiche con i suoi calci girati come le avrebbe gestite senza quel problema. Cioè si notava chiaramente che stava zoppicando dopo quell'azione là. Ma tornando a noi, prima ripresa io la do a Mattia Faraoni per tutte queste cose che sono successe. Nella seconda ripresa Mattia Faraoni è stato contato in seguito ad un'azione del suo avversario che con un gancio alla tempia l'ha buttato giù per terra, quindi il conteggio è stato giusto in quel caso. Ricordiamo che quando c'è un conteggio in una ripresa, a meno che quella ripresa non sia stata dominata dall'inizio alla fine, solitamente la si dà a quello che è riuscito a buttare a terra l'avversario, quindi in questo caso non ci sono dubbi, la seconda ripresa di Hurduk. Terza ripresa a mio avviso è stata quella più difficile da valutare, dove entrambi comunque hanno portato delle combinazioni. Se vogliamo metterla così, Mattia Faraoni ha portato più volume di colpi, cioè quindi numero di colpi totali, che però molte volte andavano a finire anche sul guantone, quindi la maggior parte dei colpi non andavano magari al bersaglio, cioè al viso, essendo che l'avversario comunque cercava di chiudersi, era sempre ben chiuso, mentre invece Hurduk in questo caso ha portato meno colpi, però diciamo più efficaci, entravano più puliti, se vogliamo metterla così. In ogni caso difficilissima da seguire la terza ripresa. Io su questa terza ripresa darei il pareggio, diciamo non c'era quello che prevaleva sull'altro, ecco. Quarta ripresa è successa una cosa strana.
Quarta ripresa nella quale entrambi se la sono giocata. C'è stata però un'azione nella quale Mattia Faraoni ha cercato di fare un calcio girato, non è andato a segno quel calcio e Mattia Faraoni ha perso l'equilibrio, si vede che ha sentito il dolore alla gamba e si è accasciato in ginocchio. Quindi in quel caso là non si è capito per quale motivo l'arbitro non ha contato Mattia Faraoni per quello che è successo, dato che ragazzi, non è stato un colpo scorretto da parte di un avversario come magari lo è stato nella prima ripresa che l'ha buttato per terra, quindi là ci sta che c'è l'intervento del medico, c'è la pausa comunque per far riprendere Mattia Faraoni. In questo caso Faraoni appunto ha tirato un calcio nel quale si è visto magari che ha perso l'equilibrio, si è fatto male nel colpo, non aveva più il controllo e la stabilità sulle gambe, quindi si è accasciato in ginocchio. In quel momento là ci sarebbe dovuto essere il conteggio da parte dell'arbitro, cosa che non è stata. Quindi se teniamo in considerazione anche questo mancato conteggio, la ripresa sarebbe stata a vantaggio di Hurduk, quindi io mi sentirei di darla a lui questa quarta ripresa. Quinta e ultima ripresa, ragazzi, Mattia Faraoni parte all'attacco fin da subito, ha gestito lui praticamente tutta la durata della quinta ripresa. Volume di colpi nettamente a vantaggio suo, colpi anche molte volte che entravano più puliti erano ovviamente da parte sua, quindi ha cercato di gestire, ha gestito molto meglio rispetto all'avversario questa quinta ripresa. E non ci sono dubbi, almeno dal mio punto di vista, Mattia Faraoni la quinta ripresa è tutta sua. Quindi ragazzi, tirando le somme, prima e quinta ripresa sicuramente per Mattia Faraoni, seconda e quarta ripresa io l'ho date a Hurduk per il conteggio e per il mancato conteggio della quarta ripresa. Terza ripresa è quella che diciamo quella più nel limbo, che non saprei, io avrei dato un pareggio, quindi morale della favola sono 2-2. Io avrei dato un pareggio per questo match, non so se si potesse dare il pareggio in un match ufficiale valevole per il titolo mondiale in questo caso, però diciamo che sarebbe stato molto più da pareggio. Ora c'è da dire anche un'altra cosa, che è un fattore molto importante per quando si tratta di titoli mondiali. Quando tu vai a combattere con il detentore di un titolo mondiale di qualsiasi cintura essa sia, diciamo che tu dovrai dimostrare sempre qualcosa in più. In questo caso abbiamo visto, cioè tirando le somme, per me questo match è stato più un pareggio che una netta vittoria da parte di uno o dell'altro. In questo caso la vittoria va a Mattia, gli spetta a Mattia perché è il detentore del titolo mondiale. È sempre stata così questa cosa, se tu vai a combattere contro il detentore di una qualsiasi cintura, tu dovrai dimostrare agli arbitri qualcosa in più rispetto a quello che deve dimostrare il campione. Sei tu che stai andando a sottrarre il titolo al campione. Quindi sta cosa si sa, è risaputa, e vedendo il conteggio che mi sono fatto io in base alle diverse riprese che ci sono state, il match era lì un 50-50 per tutto quello che è successo in queste 5 riprese. Quindi io mi sento anch'io di dar la vittoria a Mattia Faraoni in questo caso. Poi ovviamente ragazzi c'è da tenere in considerazione anche un'altra cosa, che ovviamente tanti hanno gridato lo scandalo, perché il match è stato rubatissimo, perché se avesse combattuto fuori Mattia Faraoni avrebbe sicuramente perso. Ovviamente anche sta cosa è risaputa, quando tu vai a combattere nell'evento di qualcuno che è di casa, comunque che combatte in casa, che praticamente l'organizzazione è di casa, ovviamente avrai un occhio di riguardo, ma questo succede in qualsiasi evento, in tutti gli eventi succedono. Ho già fatto qualche video in cui parlavo appunto di questo problema che non c'è solo in Italia, c'è comunque bene o male in tutto il mondo. Per farvi capire, se un atleta italiano andrà a combattere ad un evento francese, nella maggior parte dei casi, a meno che non butti KO il tuo avversario, la vittoria la daranno all'atleta di casa francese. Idem per quando un atleta francese viene qua in Italia. Succede ovunque, succede tra paese e paese, succede addirittura tra diverse città, in base all'organizzazione di casa. Tolta però questa cosa dello scandalo, che sì, ci può stare o non ci può stare, in ogni caso, per i motivi che vi ho elencato prima, la vittoria per me sarebbe comunque stata di Mattia Faraoni, perché l'attuale detentore del titolo mondiale isca, e se vuole arrivare qualcuno a prendersi quella cintura dovrà dimostrare qualcosa in più rispetto a quello che dimostra il campione in carica. Un'altra cosa che ho letto sotto il video degli highlights di questo match sono state tante critiche su Mattia Faraoni
sul fatto che non sia più umile come una volta, che è diventato uno sbruffone, che ha cominciato a fare le smorfie all'avversario per incitarlo a combattere, fare i gesti, fare tutte queste cose qua. Sapete come la penso? Sappiamo oramai nel 2024 che non basta più essere un bravo atleta per guadagnare e fare della tua passione la tua professione, ma devi essere capace a fare anche il tuo ruolo da imprenditore. Bisogna essere degli imprenditori, bisogna saper diventare dei personaggi e sapere sfruttare questa immagine per collegarla al tuo lato da atleta e riuscire così a campare di questa professione, perché sappiamo, ragazzi, quanti fighters in Italia di kickboxing, Muay Thai arrivano a guadagnare somme che non dico cifre esorbitanti, ma dico anche solo più di 2-3 mila euro a match. Ragazzi, io vi assicuro che non ce ne sono. Kickboxing, Muay Thai, ma come anche MMA, sono veramente pochi quelli che guadagnano. Alcuni non raggiungono neanche i 1000 euro, ragazzi, quindi di che stiamo parlando? Perché oggettivamente non stai curando la tua immagine, non stai creando il tuo personaggio, e pertanto voi mettetevi nei panni dell'organizzatore che ti dice: ok, ti do la possibilità di combattere. Quanti vengono a vederti al palazzetto? Arrivano 3 persone, tua madre, tuo padre e tuo cugino. Mentre invece quando arrivi a curare la tua immagine, a gestire bene la tua immagine, il tuo personaggio, come nel caso di Mattia Faraoni, arrivi a riempire un palazzetto intero grazie appunto a tutto quello che hai fatto a 360 gradi sul tuo ruolo da fighter. Perché oggi nel 2024, so che sembra assurdo sentirlo dire ogni volta, ma non basta più essere un bravo fighter. Cioè tu devi riuscire a chiamare le persone a vederti combattere, devi riuscire a incentivare le persone a pagare l'abbonamento, per dire, di DAZN, o magari le pay per view, o magari pagare il biglietto per venirti a vedere dal vivo. Quante persone riescono a fare questo? Molto poche. Ricordiamo il caso di Daniele Scardina, che riempiva da solo praticamente un palazzetto. La maggior parte delle persone che sono venute a vedere il match tra Scardina e De Carolis non erano lì per De Carolis, ragazzi, erano lì perché c'era Scardina di mezzo. Quindi voi potete dire: sì, però come atleta Scardina non era il top, De Carolis era molto più bravo. Sì, alla fine di tutta la cosa conta quanto ti è entrato in tasca da tutto quello che hai fatto, da tutti gli sforzi che ti sei fatto. Sei riuscito a campare con quello? Sei riuscito a ripagarti tutte le spese magari da atleta, che puoi avere visite, 1000 altri cazzi, fisioterapia e tutte queste cose qua, dieta, spese comunque che ha un atleta ogni giorno per riuscire a campare e riuscire a fare questa professione? La maggior parte delle persone ha bisogno di un secondo lavoro per potersi pagare il fatto di salire sul ring. Cioè, di che stiamo parlando? Quindi, ragazzi, io direi anche basta con ste critiche. Ma Mattia Faraoni non è più umile, ha fatto le linguacce, ha fatto quello, ha fatto i segni, ha fatto i gesti all'avversario, non è più umile come una volta. Ma chi se ne frega? L'avete capito che tutte queste cose qua serve per dare spettacolo a quelli che vanno a pagare il biglietto? Cioè, questa cosa è assurdo che io nel 2024 devo ancora spiegarlo alle persone che scrivono sti cazzi di commenti scemi. Detto ciò, io non è che sto prendendo le parti di Mattia Faraoni in questo caso, sono semplicemente oggettivo su quello che ho visto in questo match e quello che è la sua figura comunque da atleta. Se vogliamo parlare del fatto è il miglior kickboxer di tutti i tempi, a mio avviso non lo è, ma non c'entra tanto. Bisogna guardare a 360 gradi cosa è riuscito a fare lui per la kickboxing in Italia rispetto a tanta altra gente che ci prova, che sarà sicuramente magari più brava, magari più forte, magari più quello che vuoi, che però magari a livello mediatico non è riuscito neanche ad arrivare al 10% di quello che ha fatto Mattia Faraoni. Quindi per questo tanto di cappello. E in conclusione, io conosco alcune delle borse di Mattia Faraoni e vi assicuro che non combatte per 4 spicci come la maggior parte degli atleti italiani. Detto ciò, os